Su questo problema del cosiddetto processo breve, prima di tutto bisogna dire che c'è una gran confusione. Chi propaganda questo progetto come una specie di panacea per i mali della giustizia, forse dovrebbe fare i conti con le regole che disciplinano la pubblicità onesta, veritiera, corretta, con il codice di autodisciplina dell'attività pubblicitaria. Perché si parla di processo breve, ma questo è soltanto, come dire, se non un'illusione, un obiettivo. In realtà bisogna anche mettere in campo quanto necessario perché all'obiettivo si arrivi. Fatta questa premessa più o meno scherzosa, diciamo subito che è la nostra Costituzione che esige che il processo abbia una ragionevole durata. Poi c'è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ripetutamente ha condannato il nostro Paese perché i processi durano troppo. Allora che il processo debba essere breve è sacrosanto, è nella Costituzione, ce lo dice l'Europa. Come si fa a non essere d'accordo col processo breve? È come se un medico non fosse d'accordo con una medicina che abolisce il cancro. Ma non basta dire processo breve, non basta proclamare un'intenzione. Ci vuole altro. Prima di tutto è necessario che la riforma sia valutata per quanto riguarda le sue ricadute sulla generalità dei processi, senza avere riferimento esclusivo o prevalente a questo o quel processo che interessa a qualcuno. Altrimenti, se così fosse, e così potrebbe essere leggendo i giornali, è la tecnica di Erode. Uccidere due processi con una strage di innocenti, cioè di processi che con questo o quello che interessano un determinato soggetto non c'entrano assolutamente niente. Perché dico strage degli innocenti? Perché in realtà, e lo vedremo, non si tratta di abbreviare i tempi del processo, ma di mettere a rischio di vita, a rischio di essere ammazzati, uccisi, moltissimi processi. Il problema principale è che fissato un obiettivo sacrosanto, lo ripeto, come il processo breve, poi bisogna farsi carico di come raggiungerlo questo obiettivo e cercare di ridurre, se non eliminare, le cause dell'eccessiva durata. Il processo dura troppo perché il carico di lavoro dei magistrati, che se ne dica, negli ultimi anni è aumentato in maniera incredibile. Il cittadino è sempre più consapevole dei suoi diritti e sempre più frequentemente si rivolge alla giustizia perché i suoi diritti siano tutelati. Questo determina un'esplosione del numero delle cause. Pensiamo alla colpa medica. Una volta si andava in ospedale, se le cose non andavano bene, finiva lì. Oggi se le cose non vanno bene o si ritiene che non siano andate bene, non c'è malato o parente di malato che non faccia causa al medico o all'ospedale. I processi per colpa medica sono diventati un numero rilevantissimo del carico processuale. Nel contempo il numero dei magistrati non è aumentato in proporzione. 8.000 circa, un numero insufficiente rispetto agli altri paesi europei, che se ne dica, raffrontando il carico di lavoro con il numero di magistrati, ma oltre a non essere in numero sufficiente, sono anche mal distribuiti sul territorio. La cosiddetta geografia giudiziaria è vecchia, superata. Abbiamo alcuni tribunali inutili, superflui, con pochissimo lavoro, e altri invece che hanno un carico di lavoro enorme in cui non c'è il personale che, ricavandolo, abolendo i tribunali inutili, potrebbe essere ottenuto. Poi c'è il fatto che per la giustizia non si spende abbastanza. Per esempio, non ci sono soldi per pagare gli straordinari dei cancellieri. Senza cancellieri non si fanno le udienze che si fanno devono obbligatoriamente finire alle 2 perché mancano i soldi. Non solo, ma mancano i cancellieri prima ancora che i soldi per pagare gli straordinari. Mediamente in Italia manca il 15% di segretari e cancellieri, personale amministrativo, rispetto agli organici, con punte anche del 30% nel nord-est e nel nord-ovest. Infine ci sono le procedure. Sembrano qualche volta fatte apposta perché il processo non finisca mai. Un solo esempio, noi abbiamo un sistema tendenzialmente accusatorio, osa dire.
In tutti i paesi del mondo in cui c'è un sistema accusatorio non ci sono tutti i gradi di giudizio che noi abbiamo ancora. C'è un primo grado e un ricorso a una Corte Suprema e basta. Allora anche da noi, abolire l'appello, non si vuole abolire l'appello, quantomeno introdurre dei filtri che impediscano di ricorrere sempre e comunque in appello. Oggi un imputato che in primo grado confessa ed è condannato al minimo della pena va lo stesso in appello, sempre. Perché? Perché lui e il suo avvocato sperano che sono in un indulto, in un'amnistia, nella prescrizione. Gli conviene far passare il tempo, ma così si inflaziona il sistema e i processi non finiscono mai. Detto tutto questo, vediamo come funzionerebbe la riforma. La riforma dice che muore tutta una serie di processi se vengono superati i 2 anni in primo grado, o i 2 anni in appello, o i 2 anni in Cassazione, 6 anni complessivamente. Quelli che contano soprattutto sono i 2 anni in primo grado, perché è qui che si giocano le partite, e sono 2 anni che si calcolano dal rinvio a giudizio alla sentenza che conclude il primo grado. Sono esclusi dalla riforma i processi per reati punibili con pena superiore ai 10 anni, i processi per reati rientranti in un elenco di eccezioni, mafia, terrorismo, omicidi stradali, omicidi con violazione delle norme a tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, e sono esclusi anche dalla riforma i processi che riguardano reati commessi da recidivi. Tutti gli altri processi, sotto i 10 anni, non rientranti nel catalogo delle eccezioni, commessi da incensurati, quando scattano i 2 anni, senza che si sia arrivati a sentenza di primo grado, muoiono. E sono processi per fatti anche gravi, anzi, processi per fatti di notevolissima gravità. Abuso d'ufficio, corruzione semplice in atti giudiziari, rivelazione di segreti d'ufficio, truffa semplice o aggravata, frodi comunitarie, frodi fiscali, falsi in bilancio, bancarotta preferenziale, intercettazioni illecite, reati informatici, ricettazione, omicidio colposo per colpa medica, maltrattamenti in famiglia, incendio cosiddetto semplice, aborto clandestino e via seguitando. Muoiono tutti questi processi se non si rispetta il termine tassativo dei 2 anni in primo grado e via seguitando. Quanti ne muoiono di questi processi? Secondo il ministro Alfano pochi, solo l'1%. Se fosse vero la riforma non avrebbe senso. Secondo l'Associazione Nazionale Magistrati sono a rischio di estinzione molti più processi, il 50% dei processi rientranti nella categoria toccata dalla riforma. Il traguardo è bello, buono, giusto, sacrosanto, ma bisogna anche fare qualcosa perché ci si possa arrivare. Se si fissa un traguardo che va raggiunto correndo veloci, ma poi non si cura la pista, cioè la procedura, se il corridore, l'operatore giudiziario, che deve correre velocemente per raggiungere il traguardo in un tempo breve, non viene dotato degli strumenti necessari, le scarpette per correre veloce, ma è costretto a muoversi con scarponi da montagna, se non addirittura con uno scafandro da palombaro. Ecco, il traguardo è irraggiungibile e questa riforma in linea di principio bella, accettabile, diventa un'incompiuta. Molte volte i tempi già lunghi del processo sono abbreviati, ridotti, grazie al ricorso ai cosiddetti riti alternativi, patteggiamento, giudizio abbreviato. A Torino questa forma non se ne faranno più, perché a me, difensore di questo o di quello imputato, non conviene, e devo fare l'interesse del mio cliente, patteggiare o andare al giudizio abbreviato. Se ho la speranza, la prospettiva che tutto muoia se non arrivo a sentenza entro 2 anni, basta riti alternativi, ma se cessano i riti alternativi avremo più processi e il sistema, invece di essere accelerato, finirà per essere ulteriormente inflazionato. Le cose andranno ancora peggio di come non vanno oggi. Poi ci sono eventuali profili di incostituzionalità. Abbiamo detto che la riforma del processo breve non riguarda i reati commessi da recidivi, anche se è una recidiva per piccole cose molto risalenti nel tempo, per le quali magari sia intervenuta riabilitazione. E allora può succedere questo. Io incensurato commetto
un reato in concorso con persona recidiva, siamo a braccetto quando commettiamo questo reato, siamo intrecciati l'uno con l'altro inestricabilmente. Beh, io incensurato, se il processo non si conclude entro i 2 anni, la faccio franca, finisce tutto. Lui recidivo per un fatterello lontanissimo nel tempo, dopo 2 anni e 5 giorni magari viene condannato a 9 anni di reclusione per lo stesso identico fatto. C'è qualcosa che stride, qualcosa che non va troppo bene, ecco. Allo stesso modo stride che un incensurato che commette una truffa per milioni e milioni di euro possa farla franca se il processo non si conclude in 2 anni, mentre un recidivo, piccolo recidivo, che commette una truffa per pochi spiccioli, il processo non muore mai e quindi la condanna prima o poi arriva. Ancora un profilo. Le eccezioni alla riforma del processo breve riguardano reati molto gravi, terrorismo, mafia, omicidi per violazione delle norme sulla circolazione stradale, sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, eccetera. Ma in questo catalogo delle eccezioni ci sono anche reati collegati alla migrazione clandestina. E se si mettono nello stesso contenitore cose diversissime tra loro, ecco profili di non ragionevolezza complessiva della norma, quindi profili eventuali ancora di incostituzionalità. Vorrei chiudere dicendo che anche i magistrati devono assumersi le loro responsabilità. Negli ultimi anni lo stanno facendo per quanto riguarda l'organizzazione del proprio lavoro, l'organizzazione degli uffici. Al ministro Castelli l'Associazione Nazionale Magistrati propose controlli quadriennali sulla produttività con pesanti riduzioni di stipendio per chi non lavorava abbastanza. Questa proposta sostanzialmente, sia pure in altri termini, è diventata legge dello Stato e se non si superano questi esami quadriennali non si progredisce in carriera, non si perde stipendio ma non si aumenta in termini di retribuzione. È una riforma seria che i magistrati hanno ovviamente accettato di buon grado, sono stati loro sostanzialmente i primi a proporla, perché professionalità, produttività, miglior funzionamento del servizio giustizia che i cittadini hanno il sacrosanto diritto di pretendere sono cose che stanno a cuore, anche se non prima di tutto ai magistrati.